Ciao a tutti amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale. Come ormai di consueto in questo periodo andiamo a parlare di calciomercato, delle ultime indiscrezioni, dei nomi accostati all'Inter e ci sono dei nomi nuovi che andremo a valutare se fanno al caso dell'Inter, non tanto per qualità quanto per caratteristiche, se si addicono a ciò che cerca l'Inter e ci sono delle situazioni anche che a me lasciano un tantino perplesso. Prima di iniziare il contenuto di oggi, come al solito vi ricordo un bel like se vi piace il contenuto del video, iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Iniziamo innanzitutto dal nome di Denzel Dumfries. Il Barcellona sembra essersi defilato sia per delle difficoltà economiche, sia perché comunque in quella posizione il Barça ha Koundé che offre decisamente buone garanzie. Ad interessarsi però a Denzel Dumfries c'è il Manchester City di Pep Guardiola. La squadra inglese cerca infatti un esterno destro, un terzino, anche dopo l'addio di Kyle Walker che negli ultimi 6 mesi era stato in prestito al Milan, e Dumfries potrebbe corrispondere al calciatore che cerca Guardiola. Naturalmente il prezzo lo sappiamo, sono 25 milioni, è la clausola rescissoria ed è un prezzo dal mio punto di vista bassissimo per ciò che gira nel calciomercato attuale, praticamente un mezzo regalo Dumfries a quella cifra, ed è chiaro che vada ad attirare le attenzioni di top club che cercano un calciatore in quel ruolo. Ecco, la clausola rescissoria di Dumfries è una delle perplessità sull'operato della dirigenza nerazzurra degli ultimi tempi. È vero, qualcuno dice, ma se non avessero messo la clausola avremmo perso Dumfries a zero. Perché avremmo perso Dumfries a zero? Perché si è arrivati a novembre 2024, a 7 mesi praticamente dalla scadenza del contratto, e non era stato ancora formalizzato un nuovo accordo. Ed è chiaro poi che l'entourage del calciatore provi ad ottenere il massimo per il suo assistito. La clausola di 25 milioni non significa che Dumfries volesse lasciare l'Inter, perché se avesse voluto lasciare l'Inter probabilmente sarebbe andato via a parametro zero. È una clausola che molto bassa praticamente per il mercato attuale e che portava praticamente l'attenzione di qualsiasi top club europeo che potesse essere interessato a Dumfries, perché è una cifra che praticamente, se prendiamo le squadre della Premier, tutte potrebbero permettersi e gran parte delle squadre europee. Naturalmente poi arriva il top club, l'ingaggio probabilmente si va a raddoppiare ed ecco perché hanno forzato per mettere questa clausola. Come si poteva evitare? Ovviamente non sappiamo il retroscena della trattativa, ma probabilmente aumentando un po' l'ingaggio. Dumfries percepisce 4 milioni netti all'anno. Faccio un esempio, magari con 5, 5,5, forse ci poteva essere la possibilità di eliminare questa clausola. È vero, si aumentava il monte ingaggi, ma oggi l'Inter aveva pieno potere sulle prestazioni di Dumfries, nel senso che poteva innanzitutto fare il prezzo, e per ciò che ha dato Dumfries negli ultimi 2 anni probabilmente il costo sarebbe stato almeno 10-15 milioni in più rispetto alla clausola. Poteva scegliere quando cedere Dumfries e quindi cautelarsi prima con un profilo che potesse sostituire l'olandese e soprattutto decidere se vendere Dumfries, perché non è detto che bisogna andare sempre alla rottura col calciatore che poi porta alla cessione. E invece in questo momento l'Inter praticamente non ha alcun potere. Se il City entro il 15 luglio dovesse presentare l'offerta da 25 milioni, l'Inter ovviamente non ha potere. Ovviamente però l'Inter deve anche allo stesso tempo cautelarsi, nel senso cercare un profilo alternativo se davvero il City dovesse prendere Dumfries. Tra le soluzioni c'è Dodò della Fiorentina. Partiamo da un presupposto, l'Inter cercherebbe un altro titolare, quindi Luis Enrique non diventerebbe automaticamente il titolare su quella fascia dopo la partenza di Dumfries, smentita un po' l'idea che molti di noi avevano avuto nei giorni scorsi. E qui poi ovviamente apriamo un altro capitolo, 25 milioni spesi per Luis Enrique, da valutare come saranno stati spesi, perché ad oggi non viene considerato un titolare nonostante l'eventuale partenza di Dumfries, nonostante la cifra importante investita. Arriviamo però al profilo di Dodò, è sicuramente un profilo valido, molto diverso da Dumfries. Ecco, se Dumfries ha esplosività e forza fisica, con Dodò avremmo forse più rapidità, dribbling, forse anche un po' più di qualità per quanto riguarda proprio l'aspetto
strettamente tecnico. È un calciatore che però nell'ultimo anno soprattutto è migliorato tanto alla Fiorentina anche dal punto di vista difensivo. Un calciatore molto diverso da Dumfries che però potrebbe comunque fare al caso dell'Inter un calciatore secondo me da Inter. A facilitare un po' le trattative potrebbe essere la difficoltà della Fiorentina nel trovare l'accordo per il rinnovo, scadenza contrattuale nel 2027. Ovviamente poi c'è da trovare l'accordo con la società viola. Io immagino probabilmente intorno ai 30 milioni potrebbe chiedere la Fiorentina, però è sicuramente un profilo, dal mio punto di vista, molto valido. Passiamo anche ormai alla situazione Çalhanoğlu, perché quella lì è una situazione per la quale l'Inter deve muoversi, sta cercando di muoversi su più fronti, non soltanto sul fronte Ederson, per il quale ovviamente la richiesta dell'Atalanta è altissima, 55-60 milioni, e naturalmente bisognerà comunque attendere l'offerta ufficiale del Galatasaray. Anche il caso Çalhanoğlu rientra un po' tra le perplessità, perché al momento non è arrivata l'offerta del Galatasaray, però allo stesso tempo io faccio fatica a pensare che l'Inter possa tenere in squadra Çalhanoğlu, per come è stata gestita la situazione. Le parole di Marotta in conferenza stampa sono pesantissime perché ha fatto nome e cognome. E mettiamo caso non dovesse arrivare l'offerta del Galatasaray o dovesse arrivare un'offerta molto più bassa di quello che cerca l'Inter, un'offerta magari 10, 12, 13 milioni. L'Inter ovviamente sarebbe tentata a rifiutarla perché sarebbe un prezzo bassissimo per le qualità del calciatore, ma allo stesso tempo come farebbe a tenere in rosa Çalhanoğlu? Dice no, Marotta ha scherzato in conferenza stampa, Marotta si è sbagliato. Sarebbe una situazione molto difficile, sia nel rapporto col calciatore all'interno proprio del gruppo squadra, all'interno dello spogliatoio e del calciatore con la dirigenza, sia dal punto di vista dell'immagine. Si va a buttare un nome in pasto alla stampa e poi dopo si fa dietro front. Sarebbe un tantino complicato, un motivo per il quale io penso che alla fine si troverà l'accordo per la cessione di Çalhanoğlu. Tra le alternative ovviamente abbiamo detto Ederson, abbiamo parlato di tante alternative negli ultimi giorni, ci sarebbe un nome nuovo ed è quello di Kokcu del Benfica. Spero di non sbagliare il nome, la pronuncia del nome del centrocampista del Benfica. È un calciatore dalle spiccate doti forse più offensive che difensive. 7 gol e 7 assist nell'ultimo campionato portoghese, il Benfica l'ha prelevato lo scorso anno per una cifra di circa 30 milioni. Tra l'altro 4 gol anche in Champions, buone le prestazioni anche al Mondiale, 2 assist nel Mondiale per club. È un calciatore che ha il tiro da fuori, è rapido, bravo anche negli inserimenti, nell'avanzare, ha un buon piede. Quello che però secondo me pecca leggermente è sotto l'aspetto difensivo. Lui recupera un buon numero di palloni anche nel campionato portoghese, però lo fa più che altro per intelligenza tattica, per lettura di gioco, piuttosto che per contrasti in sé, quindi non troviamo un calciatore che eccelle nei contrasti, nei duelli a terra, ancora meno nei duelli aerei, fisicamente non è un calciatore molto strutturato, motivo per il quale io faccio un po' fatica a pensare che lui possa essere il post Çalhanoğlu. Lo vedrei più nel 3-5-2 come un post Mkhitaryan, quindi un calciatore che tra l'altro anche al Benfica parte spesso dalla sinistra per poi avanzare. Ecco, in quella zona di campo io lo vedrei molto, molto meglio, come post Çalhanoğlu, che sia come regista puro nel 3-5-2. Lo vedrei meno perché naturalmente un calciatore che ha doti offensive da regista sarebbe costretto a giocare più dietro. Non ha, ecco, come detto prima, spiccate qualità nei contrasti, nei duelli, quindi in quella posizione sarebbe importante avere questo tipo di caratteristiche. E allo stesso tempo anche in un centrocampo a 2 secondo me si amalgherebbe non benissimo con Barella. Ecco, non sarebbe un completamento di quel centrocampo. Perché Barella non è un calciatore molto strutturato fisicamente e allo stesso tempo non lo sarebbe neanche Kokcu, quindi Barella sì dà tanta quantità, però forse ecco a fianco ad un calciatore come il centrocampista attualmente in forza al Benfica, io ci vedrei più un calciatore molto più strutturato fisicamente, uno forte nei contrasti, nei duelli a terra, forse anche un po' nei duelli aerei, insomma non proprio le caratteristiche che ha Barella, quindi io preferirei che l'Inter andasse su altri profili. Naturalmente è stato accostato questo nome, non sappiamo quanto ci sia di vero, il costo sarebbe intorno ai 40 milioni, quindi insomma un costo tutto sommato fattibile per ciò che sta cercando l'Inter, però la sensazione è che sia un calciatore poco adatto a ciò che serve.
Ovviamente poi tra le perplessità, se così possiamo dire, c'è anche la situazione Bissek. Si è parlato di un Inter pronta a cedere il calciatore per 35 milioni, si è parlato di un Inter comunque sempre interessata alla situazione Leoni, costo circa 30 milioni. Ecco, dovessi cedere Bissek per almeno 40 milioni potrei anche accettarlo nel caso in cui ci fosse già un sostituto pronto per, ad esempio, 20 milioni. Se devo cedere Bissek, prendere Leoni praticamente per la stessa cifra, insomma, rifletterei un attimo perché non la vedrei una grandissima operazione. Poi naturalmente io spero di essere smentito, spero che le mie perplessità svaniranno in un nulla e che avranno ragione i dirigenti dell'Inter, perché significa che ovviamente l'Inter si sarebbe rafforzata ed è un po' quello che speriamo tutti noi tifosi. Fatemi sapere anche la vostra nei commenti cosa ne pensate di questo calciomercato, degli ultimi nomi e soprattutto dell'operato della nostra dirigenza. Io vi saluto, come sempre vi lascio con un gran bel Forza Inter!